O qualche se che il di su tien di sotto, anima trista come pal commessa, cominciai io a dir, se puoi fa motto. Io stava come il frate che confessa lo perfido assessin che, poi che è fitto, richiama lui perché la morte cessa. O chiunque tu sia che il di sopra, dove sta la testa, tieni di sotto, dove stanno i piedi, anima triste, confitta come un palo, cominciai io a dire, se puoi, parla. Io stavo, chinato, come il frate che confessa il perfido assassino, sicario, che, dopo che l'assassino è fitto, infilato nella buca, condannato a essere sotterrato vivo, lo, al prete, richiama affinché la morte, confessando il nome del mandante, cessi, eviti. Le mie parole non sono dolci e rispettose, o qualche se, quasi a dire chiunque tu sia, anima triste che sei conficcata, tra l'altro al contrario, come un palo. Anche qui prima arrivano le mie parole, poi il cominciai io a dire, e poi altre mie parole, parla se ce la fai, dato che hai la testa conficcata sotto e le gambe fuori, al contrario. Ripeto che Farinata, in 1.10, si ergeva col petto e con la fronte, ma dalla cintola in giù non lo vedevo perché stava dentro al suo foro, tomba. Questo invece sta fuori dal foro, tomba, dalla cintola grosso in giù. Allegoricamente sto parlando con uno che tiene ciò che dovrebbe stare sopra le cose di Dio sotto i beni materiali. Motto, dal latino volgarizzato mutum, parlare a voce sommessa, e dal provenzale mot, parola, insomma parlami se puoi, come i ben collegati 1.9 e non fe motto a noi e 1.34, vedi come si storce e non fa motto. Nell'usare la parola motto c'è anche una sottigliezza nel richiamare il motto di famiglia, come vedremo dopo. Nell'ultima terzina metto la mia posizione in similitudine con quella di un frate, ancora paragoni con membri della Chiesa Cattolica, che, richiamato da un perfido assassino, sicario, affinché, dopo essere l'assassino già stato fitto, conficcato nella buca per l'esecuzione, che avveniva tramite soffocamento, riempiendo la buca di terra, richiama lui, lo richiama. La morte di chi si confessa cessa a livello letterale perché confessando il nome del mandante prova a ottenere l'annullamento della sentenza. A livello allegorico perché confessando i suoi errori prova ad ottenere il perdono di Dio. Non solo assassino, che già di per sé non è che sia proprio un complimento, ma addirittura perfido, più che malvagio. Tale individuo è da considerare allegoricamente già un morto, perché perfido assassin, anche se ancora è letteralmente vivo sulla terra, in attesa di esecuzione e quindi di morire anche letteralmente. Però, prima dell'esecuzione, chiama il frate, non il prete, interessante, per confessarsi, allegoricamente ammettere i suoi peccati, chiedere il perdono al Cristo tramite un frate che ascolta e quindi far così cessare la morte allegorica, salvandosi in caso venga accettato il perdono di Dio, poco prima che arrivi la morte letterale con l'esecuzione tra gli uomini. Per la legge degli uomini tale assassino morirà come un perfido assassino, se anche con la confessione non sarà cambiata la sua condanna tra gli uomini, ma per la legge di Dio tale si potrebbe salvare dalla morte, non sempre ovviamente, in quanto col cuore, sempre nell'ultimo istante, ha richiamato Lui, il Cristo, Dio, chiedendo il perdono per i suoi errori. 2.5. Là ve il vocabol suo diventa vano, qui se puoi fa motto, arriva io, buon conte di Montefeltro, forato, qui fuori, nella gola. Poi, nel nome di Maria, qui invece di lui, finì, e quivi, caddi, morì letteralmente, e rimase la mia carne sola. Poi, l'angel di Dio mi prese, e quel d'inferno gridava, o tu del ciel, perché mi privi? Tu te ne porti di costui l'eterno, la salvezza, per una lagrimetta che mi toglie, un momento prima che finisse la sua vita terrena confessandosi. Uso il verbo cessare, che già in 1.17 avevo a senso di evitare, per ben cessar l'arena. Non scrivo che l'assassino chiama il frate per ritardare la sua morte, ma per farla cessare. Come i simoniaci, anche i sicari, per oro e per argento, avoltrano le cose di Dio togliendo la vita sulla terra ad altri esseri umani su commissione. Confessare ritorna qui per la seconda volta, dopo addirittura solo 1.5,
dove il frate di turno è Minos, che in base alla confessione manda giù con duro giudicio eterno. Niente perdono per chi non si è confessato con il cuore prima di morire sulla terra. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi a Minos, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa. Il perfido assassino in questo episodio è già fitto, conficcato a terra, richiamando il Pal di poco fa, in attesa della sua esecuzione tra gli uomini, la morte letterale, ma decide di confessarsi e così, se otterrà il perdono di Dio, far cessare, evitare anche la sua morte allegorica, prima che giunga la sua morte letterale. Ne approfitto qui per farti notare come io paragoni me stesso, nella posizione perlomeno, a un frate che confessa, e il simoniaco, papa nello specifico, al perfido assassino, e quindi al sicario che per soldi è violento contro altri uomini. Non solo, ma come i simoniaci siano vicini agli usurai, che facendo soldi dai soldi sono violenti contro la bontà di Dio. Sui primi in 1.11 scrivo «Puossi far forza nella deitade» e poi «e spregiando natura e sua bontade», e in questo canto scrivo «le cose di Dio che di bontade». Di famiglie, qui Orsini, in 1.17 tasche con simboli e colori, tra poco che sull'avere e qui me misi in borsa, vocabolo usato con insistenza e sfumature anche in 1.17. Dalla vicinanza di entrambi a Gerione, lì sozza immagine di Froda e qui Laida, di oro e argento, del forte attaccamento col suolo, lì seduti col fuoco da sopra e sabbia infuocata da sotto, qui, l'ultimo arrivato, conficcati col fuoco sulle piante dei piedi in alto, eccetera. Ed el gridò, se tu già costì ritto, Bonifazio, di parecchi anni mi mentì lo scritto. Se tu si tosto di quella versazio, per lo qual non temesti torre anganno la bella donna e poi di farne strazio. Ed egli, il peccatore capovolto, gridò, se tu già costì qui ritto, in piedi, se tu già costì ritto, Bonifazio, Papa Bonifacio VIII, di parecchi, molti anni mi mentì lo scritto, il libro della vita, che riporta la sua morte tra parecchi anni. Sei tu, Bonifazio, già così velocemente sazio, pieno di quell'avere, beni terreni, per il quale non hai temuto di togliere con l'inganno, diventando papa a discapito del predecessore Celestino V che abdicò, la bella donna, Chiesa, e poi di farne, di lei, strazio? A quanto pare il peccatore il peccatore può fare motto, dato che grida in risposta alle mie parole, scambiandomi, non potendomi vedere, per Bonifazio e stupendosi che lui potesse già essere qui sazio di comportarsi così sulla vita, dato che nel libro sul quale i morti leggono il futuro c'è scritto che lui sarebbe morto tra molti anni, di parecchi anni mi mentì lo scritto. Affermazione contrapposta al poco precedente, ancor non è molt'anni. Tale libro è citato anche nell'Apocalisse di Giovanni, che citerò per spiegare una citazione di questo canto. Apocalisse 17,8 e gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita fino dalla fondazione del mondo, e poi approfondiremo in seguito. Questo suo stupore si manifesta nel ribadire, nel balbettare quasi le stesse parole 3 volte in 6 versi. Se tu già costì, se tu già costì, se tu sì. Ritto, quindi dritto, in piedi, che mi parla, mentre il dannato, ricordo, è capovolto. Tale dannato con queste parole afferma quindi di sapere già che tra parecchi anni lui sarebbe stato raggiunto e sostituito a gambe all'aria qui dall'attuale papa in carica. Come Francesca in 1.5 sa già che il profondo inferno attende il suo omicida, Caina attende. Io riporto ciò che vedo e ascolto nel mio cammino negli inferi e quindi qui riporto che un dannato sa che tra molto il papa attuale al momento del mio viaggio lo raggiungerà. Quel Bonifazio, posto a fine del verso dopo le ripetizioni delle stesse parole, cade come un macigno inaspettato, dato che intanto è un papa, ma vabbè, questo non è poi così tanto straordinario nella mia opera, però è l'attuale papa, vivo sulla terra, mentre invece io sto camminando letteralmente nel regno dei morti. Il dannato, che ancora non si è presentato, inizia così a parlare di un altro, futuro, in questo caso dannato, descrivendone la sua colpa che lo porterà nel regno dei morti una volta morto letteralmente.
Ti sei saziato già così tanto velocemente di quell'avere, di quei beni terreni, per i quali nella tua vita sulla terra non temesti, avesti paura di usare l'inganno, siamo tra i fraudolenti, per togliere la Chiesa, facendo abdicare il predecessore Celestino V, la sposa del Cristo, e di straziarla, prostituirla per ottenere vantaggi. Ancora l'avere contrapposto all'essere, ancora come nell'ultimo verso di 1.6, qui vi trovammo Pluto il gran nemico, e poi in 1.7 l'avidità anche specifica dei papi, papè Satan, Aleppe, il papa è il primo Satana, e papi e cardinali in cui usa avarizia il suo soperchio, e poco fa, fuor della bocca a ciascun soperchiava. Vi è anche un'allusione al popolo grasso, alla bocca, al mangiare, al saziarsi. Bonifazio non morirà allegoricamente, però per essere avaro, ma per aver frodato, inganno, risiederà qui nella terza bolgia, e qui il collegamento con la prima coppia di terzine è fortissimo, o Simon Mago, o miseri seguaci, che le cose di Dio che di bontade, deaon esser spose, qui bella donna, e voi, rapaci, per oro e per argento, qui quell'aver, avolterate, qui la sposa del Cristo tolta con l'inganno. Or convien che per voi suoni la tromba, che io annunci pubblicamente il loro comportamento e condizione, però che nella terza bolgia state. Efesini 5, da 5 a 33. Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è roba da idolatri, avrà parte nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi inganni con vani ragionamenti. Per queste cose, infatti, piomba l'ira di Dio sopra coloro che gli resistono. Poi, comportatevi perciò come i figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate ciò che è gradito al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente. Qui suoni la tromba. Poi, le mogli siano sottomesse ai mariti, come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, sua moglie. Lui che è il Salvatore del suo corpo. E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano sottomesse ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli. In 1-2 Rachele disse Beatrice e poi quei che t'amò tanto. Come Cristo ha amato la Chiesa, qui bella donna, e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua, accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti alla sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Tra l'altro il lavacro dell'acqua e della parola, quindi il battesimo con acqua e con fuoco. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne, al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso e la donna sia rispettosa verso il marito. Qui anticipo un discorso immenso che si concluderà tra molti canti. Lo accenno già qui perché è in linea con questa citazione biblica. Come io sono molto vicino al Cristo in questo cammino, con quel Benedetta, colei che si incinse di un 8 e tantissimo altro, la bella donna Chiesa è molto vicina a Beatrice in questo racconto. Non intendo la Chiesa di Roma, certamente, ma la vera Chiesa, quella d'amor, che il Cristo fondò sulla rivelazione che Pietro ebbe senza aver bisogno di vedere Gesù risorgere. Una bella donna, come dice Lucia in 1-2, riferendosi a me, Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amò tanto, c'uscì per te dalla volgare schiera. Chiarifico, Beatrice a livello letterale è Beatrice, a livello allegorico rappresenta le dottrine spirituali, a livello morale rappresenta la Chiesa di Amor, opposta anche nelle sue lettere alla Chiesa di Roma. La prima salva, alla seconda bisogna rompere i battezzatoi per salvare chi ci sta negando dentro. Il mio amore verso Beatrice mi condurrà al regno dei vivi, destinandomi al purgatorio. L'adulterio, prostituzione che Bonifazio perpetra ai danni della bella donna, lo porterà nel regno dei morti, destinandolo all'inferno. Quando si parla di qualcuno che torre a inganno la bella donna, il pensiero corre a Venedico e Chiso la Bella del canto precedente,
dove lui, Venedico Bonifazio, usando Ghisola bella, la bella donna, per frodare i potenti e ottenere vantaggi in cambio, si è ruffiani coi potenti e adulatori con le donne. Il verso «Se tu sì tosto di quella versazio» è comico. Come? Ti sei già saziato così presto di commettere lo schifo che fai? Si ribadisce anche qui l'essere sazio, il mangiare, la lingua stuca, eccetera. Bisogna temere Dio e bisogna temere di compiere sulla terra ciò che Lui ci ha detto di non compiere. Invece Bonifazio non ha temuto sulla terra di comportarsi così, commettendo per soldi, per oro e per argento, adulterio, devono essere spose, poi avolterate, ai danni della sposa del Cristo, lui Papa, ricco padre, ma non marito. Il marito è il Cristo. Bonifazio rima con sazio e strazio, ma andiamo avanti. Tal mi fec'io, quai son color che stanno, per non intender ciò che lor risposto, quasi scornati e risponder non sanno. Allor Virgilio disse, dilli tosto, non son colui che credi. E io risposi come a me fu imposto. Come sono coloro che rimangono quasi scornati, sconcertati, a causa del non intendere, capire ciò che è stato risposto a loro e non sanno rispondere a loro volta, così, allo stesso modo, mi feci io. Allora, capendo il mio sconcerto, Virgilio mi disse, digli, io al dannato, velocemente, io non sono colui che tu, dannato, credi, cioè Bonifazio. E io risposi al dannato come a me fu imposto, comandato da Virgilio. La prima terzina è di immediata comprensione, se non fosse per il piccolo dettaglio che è scomponibile in 5 parti, e per leggerla in quasi prosa dovrei cambiare l'ordine di quasi tutte le parti ottenendo questo risultato. Quai son color che stanno quasi scornati per non intender ciò che è loro risposto e risponder non sanno, tal mi feci io. Vi è qui la mia confusione del momento e la rapidità di ciò che succede, riportata anche nella confusione della composizione della terzina, dove in una similitudine prima metto il secondo termine di paragone, tal mi feci io, e in seguito spiego il primo termine di paragone. Di solito, ovviamente, prima metto il primo termine di paragone, quali fiamminghi tra Guizzanti e Bruggia, e poi il secondo. A tale immagine erano fatti quelli, come nell'appena citato 1.15, per fare un esempio tra tutti. Qui invece non scrivo io mi feci come, eccetera, ma scrivo esattamente così, mi feci io come coloro, e solo dopo spiego chi sono coloro. Scornati è usato solo qui in tutta l'opera. Allora Virgilio, che sa sempre ciò che penso, qui chiamato proprio Virgilio, non duca, maestro, dottore o altro, mi impone cosa rispondere e io ripeto ciò che lui mi dice di rispondere. Arriva così a soccorrermi con le parole Virgilio, a farmi reimpossessare quasi delle mie metaforiche corna da umano, i miei strumenti di offesa e di difesa, la mia parola. Anche Virgilio contribuisce alla comicità drammatica della situazione e dato che il peccatore quasi balbetta, allora lo fa anche Virgilio. Mi impone di rispondergli al suo stesso modo e quindi dato che lui mi ha chiesto se tu già costi il rito Bonifazio, io gli devo rispondere non son colui che credi. Ripeto quanto sia sconvolgente sentire uno che mi scambia, non potendomi guardare, essendo conficcato al contrario, per il Papa attuale che sa che arriverà all'inferno a prendergli il posto, rimpiazzandolo, come fece Mattia con Giuda alla morte di quest'ultimo. Qui Virgilio impone e in 1.16 comanda, poscia ch'io lebbi tutta da me sciolta, sì come il duca m'avea comandato. Me che tu sei Signore e sai chi non mi parto dal tuo voler e sai quel che si tace. Ti faccio notare già da adesso che è Virgilio che mi impone di dargli del tu a questo dannato che fu un papa, colui che tu credi, non colui che lei crede, né addirittura colui che voi credete. E io non solo gli do del tu, ma tratto male lui e quelli come lui. Per voi suoni la tromba, però che nella terza volgia state. Perché lo spirito tutti storse i piedi, poi, sospirando e con voce di pianto, mi disse, dunque, che a me richiedi? Per questo, sentendo ciò, io non sono Bonifazio, lo spirito, il dannato, storse completamente i piedi, poi, sospirando e con voce di pianto, sofferente, mi disse, dunque, quindi, che cosa richiedi a me, dannato?
Il dannato, Spirto, sente che io non sono Bonifazio e allora, a sua volta quasi scornato, muove di getto i piedi storcendoli, non che possa fare tanto altro, dato che non può muovere solo le gambe e i piedi. Piante dei piedi che ricordo essere infiammate, ma qui sono le mie parole a causargli la reazione. Lo storcere, con varie sfumature, è già comparso in 1.17, gridando «Venga il cavalier sovrano che recherà la tasca con 3 becchi», qui distorse la bocca e di fuor trasse la lingua come bue che il naso lecchi. E ricomparirà in 1.23. Quando mi vide tutto si distorse, soffiando nella barba con sospiri, e il frate catalan, ti ricordo anche 1.6, dove anche lì un dannato li dritti occhi torse a loro impieghi. Il dannato si rende quindi conto che ha anticipato informazioni a un vivo o chissà quale entità che è arrivata fin lì, ma, come altre volte è accaduto, non può rifiutarsi di confrontarsi con me. Infatti inizia a darmi spiegazioni che neanche gli ho chiesto. Un'altra reazione arriva invece dalla parte più alta, la testa, che in questo momento è la più bassa, essendo capovolto, dato che il dannato passa dal gridare al sospirare, con una voce rotta dalla sofferenza, e dire, non più urlare. Dato che lui scopre che non sta parlando con Bonifazio, ma con uno che non conosce, che non gli si è presentato e non gli si presenterà, come al solito, ma che è sceso fin qua giù per parlargli, mi chiede allora qual è la mia richiesta, dunque che a me richiedi, e poi continua da solo con la spiegazione. Se di saper chi sia ti calco tanto, che tu abbi però la ripa corsa, sappi chi fui vestito del gran manto, e veramente fui figliuol dell'orsa. Cupido, sì, per avanzar gli orsatti, che su l'aver e qui me misi in borsa. Se per sapere chi io, il dannato, sia, ti sei, mi sono calato così tanto, ottavo cerchio, terza bolgia, che perciò, per questo, hai o percorso la forte pendenza, sappi, devo sapere, che io, il dannato, fu sulla terra, vestito del grande manto, mantello, fu papa, e lui fu, veramente, per davvero, in tutti i sensi, figliolo dell'orsa, femmina dell'orso e famiglia degli orsini. Lui fu Giovanni Gaetano, poi diventato Papa Niccolò III. Così tanto pieno di cupidigia che per avvantaggiare gli orsetti, gli altri figli dell'orsa e degli orsini, sulla terra, con la sua condotta terrena, mise in borsa l'avere, i beni terreni, e, per tal modo fraudolento, qui sottoterra mise in borsa me stesso, se stesso, condannato per sempre tra i simoniaci. Non dice esplicitamente il suo nome, ma i dettagli sono sufficienti per farmi capire che sto parlando con un capovolto Papa Niccolò III, della famiglia degli Orsini, qui sia figliuol dell'Orsa che li Orsatti. Nato a Roma nel secondo decennio del 1200, la sua famiglia consolidò la propria presenza in città, dove controllava ormai il ponte Sant'Angelo, unico accesso a Santo Pietro, entrambi richiamati nel canto precedente. Il ramo Orsini, direttamente imparentato con lui, riuscì a entrare in possesso anche del castello di Marino a sud di Roma. Mi dice ciò dato l'enorme sforzo che ho dovuto compiere sia per arrivare fin qui, genericamente nel basso inferno, e nello specifico scendendo proprio giù da lui. Lui, Giovanni Gaetano degli Orsini, fu vestito del grande, per importanza, manto, da mantellum, mantello, diventando quindi Papa Niccolò III, come in 1-2 il papale a manto. Fu pieno di cupidigia, una cupidigia tale che lo portò a usare la frode, e tra i fraudolenti, per arricchire, per avanzar con beni terreni la propria famiglia usando le cose di Dio, che invece di bontade, deon esser spose. Invece lui, come un rapace, ha avolterato, commesso adulterio, per oro e per argento. L'ennesimo papa della Chiesa di Roma all'inferno, che aspetta l'arrivo qui di un altro e scoprirò a breve di un altro ancora. L'orsa, la femmina dell'orso, è un animale insaziabile che con forza protegge i suoi cuccioli, e anche in questo significato Niccolò III fu veramente figlio dell'orsa, anche perché, diventato papa, non iniziò a proteggere il gregge dei cattolici, ma continuò a fare gli interessi degli altri orsatti, come lui. Tra l'altro qui c'è anche uno sbeffeggiamento molto poco delicato nelle mie parole, dato che io gli chiedo a lui di fare motto, se può,
e il motto araldico degli Orsini era proprio De Filis Urse, dei figli dell'orsa. L'ultimo verso, che su l'avere e qui me misi in borsa, spiega molte cose in 11 sillabe. Intanto il dannato è consapevole che con il suo comportamento riuscì sulla terra a mettere in borsa l'avere dei beni terreni e di conseguenza portò a mettere se stesso in borsa, qui in questa bolge che nel canto precedente azzannano, la prima valle sapere di color che in sé assanna. La borsa, poi riportata da 1,17 in una borsa gialla vide azzurro, di una di quelle famiglie, come qui, di quei caorsini seduti a pochi passi da Gerione, sozza immagine di Froda, che addirittura incontro in modo più approfondito dopo aver incontrato Gerione, ma pur sempre tra i violenti contro la divinità. Ti faccio notare il forte sarcasmo tragico usato dal Papa, dannato a testa in giù, prima sul suo predecessore e poi anche su se stesso. Di sotto al capo mio son gli altri tratti, che precedetter me simoneggiando, per le fessure della pietra piatti. Laggiù cascherò io altresì quando verrà colui chi credea tu fossi, allor chi feci il subito dimando. Di sotto al mio capo, sotto alla mia parte conficcata più in basso, sono tratti, condotti gli altri che a Niccolò III, precedettero papi simoniaci prima di lui, simoneggiando, seguaci di Simon Mago, appiattiti, schiacciati, attraverso le fessure tra i fori della pietra. Laggiù, completamente sotto, e dove lui ha ora il capo, cascherò, perché ora almeno le gambe le ha libere, anche io, Niccolò III, insieme agli altri. Quando arriverà qui e starà con le gambe libere, come adesso è lui, colui, Bonifacio VIII, che io, Niccolò III, credeva che tu, io, fossi. Ed è per questo che lui fece quella domanda, sei tu già così rito Bonifazio, precipitosa. Attenzione! Sotto al mio capo significa sotto alla mia testa, ma dal punto di vista mio. Lui è capovolto e sa di esserlo e mi sta spiegando che dalla mia prospettiva, ancora più sotto della sua testa, che è la parte più in basso che ha, eccetera. Dal suo punto di vista, essendo lui capovolto, gli altri sono sopra alla sua testa, ma in questa mia opera sopra e sotto sono spesso contrapposti come bene e male, sinistra e destra, bianco e nero. Vi è spesso un senso assoluto, non relativo in base alla prospettiva. Scrivo che gli altri stanno piatti tra le varie fessure della pietra. Cascherà laggiù perché al momento ha perlomeno le gambe fuori, invece quando arriverà il prossimo anche lui sarà appiattito nella pietra con gli altri di sotto. Isaia 2 da 5 a 10. Casa di Giacobbe, vieni camminando nella luce del Signore, 1:1, cammini nostra vita, selva oscura. Tu hai rigettato il tuo popolo, la casa di Giacobbe, perché rigurgitano di maghi orientali, qui Simon Mago della Samaria, e di indovini come i Filistei. Agli stranieri battono le mani. Il suo paese è pieno di argento e di oro. Senza fine sono i suoi tesori, il suo paese è pieno di cavalli, senza numero sono i suoi carri. Il suo paese è pieno di idoli, qui e ch'altro è da voi all'idolatrare. Adorano l'opera delle proprie mani, ciò che hanno fatto le loro dita. Perciò l'uomo sia umiliato, il mortale sia abbassato, qui laggiù cascherò. Tu non perdonare loro. Entra fra le rocce, nasconditi nella polvere di fronte al terrore che desta il Signore, allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. Non posso esimermi dall'anticiparti che, con le dovute differenze, i dannati di questa bolgia sono collegati a quei 3 dannati, in particolar modo al Giuda, richiamato in questo canto, parzialmente dentro alle 3 bocche di Dite, in 1,34. Quell'anima lassù che a maggior pena, disse il maestro, è Giuda Scariotto, succeduto da Mattia, che il capo ha dentro e fuori le gambe mena, come questi, qui sì forte guizzavan le giunte. Degli altri 2, anche qui ci sono riferimenti ad altri 2 nello specifico, che hanno il capo di sotto, qui di sotto al capo, quel che pende dal nero ceffo è Bruto, vedi come si storce, qui storse i piedi, e non fa motto, qui se può fa motto. L'altro è Cassio che parsi membruto. In questo canto compare 3 volte la coppia di parole argento-oro, per oro e per argento, oro od argento, d'oro e d'argento. E Giuda tradì il Cristo vendendolo per 30 denari,
Poi in realtà si pentì, restituì i denari e si impiccò troppo tardi. Un oro e un argento unito al seguire il Cristo, che tornerà anche in 3:22. San Pietro, cominciò sans oro e sans argento. Giuda e i simoniaci si trovano nei due cerchi più bassi dell'inferno, con le teste dentro al male, dentro Dite, dentro la materialità. Gli ultimi versi spiegano il perché si è comportato così, perché appunto credeva che io fossi Bonifazio e io invece non sono colui che credi. E quindi non gli aveva mentito lo scritto, dato che tra parecchi anni arriverà il prossimo che lui sa già che arriverà lì, Bonifacio VIII, altro papa. Questo è il foro dei papi simoniaci, gli altri papi tratti che precedettero me, papa simoneggiando. Devo farti riflettere con i punti di contatto con il veglio di 1,14 e Roma guarda come suo speglio. La sua testa è di fin oro formata e puro argento sono le braccia e il petto, poi è di rame fino alla forcata, qui grosso e in 1,34 grosso dell'anche. Ciascuna parte, fuorché l'oro, è rotta ad una fessura che lagrime goccia, le quali, accolte, foran quella grotta, qui pietra. Il dannato alla conferma che il libro della vita non mentiva. Allora adesso anticipa chi sarà il prossimo papa simoniaco e quello ancora dopo. Ma più è il tempo già che i piedi mi cossi e ch'io son stato così sottosopra che el non starà piantato coi piedi rossi, che dopo lui verrà di più laida opra, diver ponente un pastor senza legge, tal che convien che lui e me ricopra. Ma è di più maggiore il tempo, gli anni, che già da quando è arrivato a ora ho cotto, si è abbrustolito i piedi, le piante dei suoi piedi colpite dalle fiamme, e che io sono, lui è stato così, in questo modo, sottosopra, capovolto, rispetto al tempo che egli, Bonifazio, non starà piantato coi piedi rossi, piante infocate, perché dopo lui, l'arrivo di Bonifazio, arriverà un altro papa simoniaco da ponente, occidente, che compirà azioni ancora più laide, sozze, un pastore, papa, senza, che non segue la legge, così che conviene strettamente necessario che lui, Bonifazio, e me, Niccolò III, ricopra, stando quest'ultimo con le piante bruciate. Il dannato mi fa quindi due previsioni. Non solo dopo di lui tra parecchi anni arriverà Bonifazio a prendere il suo posto, ma dopo meno tempo, da quando Niccolò III è stato sottosopra ora, anche Bonifazio sarà sostituito da un altro papa ancora più lontano dalla legge di Dio rispetto a quanto lo siano stati Niccolò III e Bonifazio. È una previsione dove non si dice il nome del papa, ma che dà già delle chiare indicazioni. Non dice quanto starà sottosopra con i piedi infocati questo terzo papa, però dice che è stato più lui finora, Niccolò III, rispetto a quanto ci starà Bonifazio in quella posizione. Insomma, chi parla verrà schiacciato dall'arrivo di Bonifazio, che verrà a sua volta schiacciato dall'arrivo di uno che viene dall'Occidente. Di lui in 3,17 scrivo: ma pria che il Guasco, originario della Guascogna in Francia, l'alto arrigo inganni, come Bonifacio, qui scrivo che inganna. La parola pastor ricorrerà tra qualche terzina e lì calcherò la mano. L'immagine del pastore è fortemente biblica, è caratterizzante di quel popolo che già da ben prima del Cristo, pastore che guida il gregge, perché già dallo Genesi 29,9, mentre egli parlava ancora con loro, giunse Rachele con le pecore di suo padre, poiché ella era pastora. In conclusione, quello che arriverà ancora dopo, il terzo papa in questione, compirà un'opera talmente laida come sozza di Gerion che è strettamente necessario che i primi due papi in questione siano ricoperti, diventando integralmente appiattiti nella roccia. Esco dal patto narrativo perché Dante ha scritto questa previsione quando ovviamente Bonifacio VIII era già morto, ed effettivamente, prendendo in considerazione solo questi tre papi simoniaci consecutivi, Niccolò III morì nel 1280, Bonifacio VIII morirà nel 1303 e Clemente V morirà nel 1314. Quindi il primo starà con le piante dei piedi infocate per approssimato 23 anni, circa 20 al momento dell'incontro, il secondo per 11 anni. Aggiungo che tra Niccolò III e Papa Bonifacio VIII ci furono altri 4 papi, l'ultimo tra questi fu ovviamente Celestino V, e che tra Bonifacio VIII e Clemente V soltanto uno, ma nessuno di questi 5 andò a fare compagnia ai simoniaci.
Ti faccio notare come il di parecchi anni mi mentì lo scritto dia molta risonanza alla profezia, ma in realtà gli anni in questione siano circa 3, niente per un dannato eterno. Per non dover uscire di nuovo dal patto narrativo tra poco, ti anticipo che il riferimento a chi Francia regge della prossima terzina è a Filippo il Bello, al presente perché già regnante nel momento del viaggio, e il prossimo papa verso il quale Filippo sarà molle, che si conficcherà al posto di Bonifacio VIII, è Clemente V, famoso tra le altre cose, oltre alla simonia, per essere nato in Francia, aver trasferito la sede papale in Francia, essere stato incoronato in Francia, aver tradito Enrico VII, aver contribuito a sopprimere l'ordine dei Templari. Nuovo Iason sarà, di cui si legge nei Maccabei, e come a quel fu molle, suo re, così fia lui chi Francia regge. Tale terzo papa in questione sarà un nuovo Giasone, che con la corruzione e la frode divenne sommo sacerdote, di cui si legge nel secondo libro dei Maccabei, nella Bibbia, e come verso quello Giasone fu molle, facilmente corruttibile, il suo re, Antioco IV, chiamato anche Epifane, così, allo stesso modo, sarà molle chi regge, governa la Francia verso di lui, papa che arriverà. Protagonista di questi versi resta il papa simoniaco che prenderà il posto a testa in giù in questo foro, ricoprendo il precedente papa simoniaco Bonifacio VIII e quello ancora precedente, Niccolò III, che mi sta ancora parlando e paragona il terzo papa in questione con la storia di Giasone, non l'eroe greco del canto precedente. Fra gli ebrei più esposti all'influenza ellenistica ci furono i sacerdoti. Molti di loro erano dell'idea che accettare l'ellenismo significava aiutare il giudaismo a stare al passo con i tempi. Dietro richiesta di Giasone, Antioco conferì a Gerusalemme lo status di città greca, polis. In cambio Giasone costruì una palestra dove giovani ebrei e perfino sacerdoti gareggiavano nei giochi. Secondo libro dei Maccabei, 7:26. Ma Seleuco, essendo passato all'altra vita e avendo preso le redini del governo Antioco, chiamato anche Epifane, Giasone, fratello di Onia, fratello minore del sommo sacerdote Onia III, volle procurarsi con la corruzione il sommo sacerdozio e, in un incontro con il re, gli promise 360 talenti d'argento e altri 80 talenti riscossi con un'altra entrata. Oltre a questi prometteva di versargli altri 150 talenti, se gli fosse stato concesso di stabilire di sua autorità una palestra e un campo d'addestramento e di erigere una corporazione di Antiocheni a Gerusalemme. Avendo il re, qui definito molle, acconsentito, egli, ottenuto il potere, si diede subito a trasformare i suoi connazionali secondo i costumi greci, annullando i favori concessi dal re ai giudei, ad opera di Giovanni, padre dell'Eupolemo, che aveva guidato, in coppia con uno che si chiamava anche lui Giasone, ma che è un altro perché aveva un altro padre. L'ambasciata presso i Romani per negoziare il patto d'amicizia e di alleanza e, sradicando le leggi cittadine, inaugurò usanze perverse. Nel primo libro dei Maccabei 7:8 c'è scritto: Giuda pertanto scelse Eupolemo, figlio di Giovanni, figlio di Accos, e Giasone, figlio di Eleazaro, mentre il Giasone che cito in questo canto è figlio di Simone II, e li inviò a Roma a stringere amicizia e alleanza per liberarsi del giogo, perché vedevano che il regno dei Greci riduceva Israele in schiavitù. Fu subito zelante nel costruire una palestra, proprio ai piedi dell'Acropoli, e nell'indurre i giovani più distinti a portare il petaso. Così era raggiunto il colmo dell'ellenizzazione e la diserzione verso i costumi stranieri per l'eccessiva corruzione dell'empio e falso sommo sacerdote Giasone. Perciò i sacerdoti non erano più premurosi del servizio all'altare, ma disprezzando il tempio e trascurando i sacrifici, si affrettarono a partecipare agli spettacoli contrari alla legge nella palestra, appena dato il segnale del lancio del disco. Così, tenendo in poco conto le glorie patrie, stimavano nobilissime le glorie elleniche. Ma appunto a causa di queste li sorprese una grave situazione e si ebbero quali avversari e punitori proprio coloro le cui istituzioni seguivano con zelo e a cui cercavano di rassomigliare in tutto. Non è cosa che resti impunita il comportarsi empiamente contro le leggi divine, qui senza legge, come dimostrerà chiaramente il successivo periodo di tempo. Celebrandosi in Tiro i giochi quinquennali con l'intervento del re, l'empio Giasone inviò come rappresentanti alcuni antiocheni di Gerusalemme, i quali portavano con sé 300 dramme d'argento per il sacrificio a Ercole,
ma questi portatori ritennero non conveniente usarle per il sacrificio, bensì impiegarle per altra spesa. Così il denaro destinato al sacrificio a Ercole da parte del mandante servì, grazie ai portatori, per la costruzione delle triremi, e avanti così. Così Giasone, che aveva tradito il proprio fratello, il sommo sacerdote Onnia III, fu tradito a sua volta da un altro. Nel canto precedente, Isifile ingannò la giovinetta che prima aveva tutte le altre ingannate e fu costretto a fuggire nel paese dell'Ammanitide. Ovviamente il Giasone di questo canto non è il Jason adulatore del canto precedente, ma comunque il contesto è il matrimonio, marito e moglie, adulterio, fare strazio della bella donna, ingannare chi ha ingannato, l'ellenismo, eccetera. La terzina in sintesi anticipa che come quel re fu molle verso quel Jason, chi regge al presente la Francia sarà al futuro molle nei confronti di questo nuovo Jason che arriverà in futuro.